Bene ragazzi, è tornata Sofì, la mia piccola gatta, Sofì? Ti fa piacere rivedere gli studenti di quarta, vero? Vuoi salutarli con la zampina? No, no, puoi andare a letto, andare a dormire? Va bene. Allora lasciamo Sofì, le facciamo fare un bel volo e la facciamo andare a dormire. E noi continuiamo con Napoleone. Abbiamo visto, prima di riprendere le avventure militari di Napoleone, stavamo dicendo nell'ultima parte della scorsa lezione quali sono le istituzioni, le riforme politiche, economiche, sociali di Napoleone con cui Napoleone Bonaparte ridisegna il volto della Francia, soprattutto nel periodo tra il 1801 e il 1804. Nel 1804 abbiamo famosissimo il codice civile, un codice civile completamente nuovo nella sua impostazione. Qui Napoleone entra tra i pochi individui della storia ad essere un grande scusate, un grande legislatore insieme a Giustiniano, Carlo Magno e altri grandi personaggi della storia. Il codice civile, Napoleone si occupa di tutto, vi ricordate, non dormiva praticamente mai, aveva questa straordinaria capacità biologica, fisiologica, non dormiva niente mai. Lui certo non è un giurista, se lo fa scrivere da giuristi, però segue passo passo, articolo per articolo, la compilazione del nuovo codice civile a cui seguirà anche il codice penale e inserirà nel codice civile le sue idee, molte delle sue idee personali. Il codice civile sostituisce la confusa, farraginosa, diversificata legislazione precedente. Ogni regione della Francia aveva le sue leggi e a volte le leggi erano tante, si accumulavano nel tempo, erano contraddittorie. Ricordate che il programma dell'assolutismo, programma che Luigi XIV e gli altri re cosiddetti assoluti non riuscirono mai a portare a compimento, implicava la unificazione economica della Francia, le stesse tasse in tutta la Francia, lo stesso sistema fiscale, tributario in tutta la Francia, l'unificazione economica, ma anche l'unificazione legislativa della Francia. Quello che non sono riusciti a fare i sovrani assoluti lo fa Napoleone. Quindi Napoleone, da un certo punto di vista, molte delle sue istituzioni certo sono in continuità con la rivoluzione francese, sono istituzioni borghesi capitalistiche, però Napoleone da un certo punto di vista può essere visto anche come il compimento dell'assolutismo, di quella centralizzazione, di quella unificazione, di quella uniformazione dei sistemi giuridici, amministrativi ed economici che l'assolutismo perseguì, ma non riuscì a realizzare. Il codice civile di Napoleone è un codice borghese capitalistico, è imperniato sulla proprietà privata. La proprietà privata è proprio al centro del codice napoleonico. La proprietà privata è una serie notevolissima di leggi, un corpus di diritto privato che gira intorno appunto alla proprietà, al diritto di proprietà, alla violazione contro la proprietà e a tantissimi altri aspetti, la vendita, la successione della proprietà privata. E poi altre cose del codice civile sono appunto di stampo illuministico, mantengono le conquiste della rivoluzione. L'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge significa che non esistono privilegi giuridici per l'aristocrazia, che peraltro in questo momento, quando viene approvato il codice civile, l'aristocrazia non esiste più in Francia. Tutti sono uguali davanti alla legge, vengono processati allo stesso modo e così via.
La proprietà privata, abbiamo visto centrale, è inviolabile. Il codice civile istituisce la totale libertà economica, la libertà di iniziativa economica, non esistono più le corporazioni, non esistono più privilegi feudali o di vario tipo. Il matrimonio civile, vedete, ci sono molte cose che derivano dalla rivoluzione. Oltre al matrimonio religioso, c'è il matrimonio civile, la possibilità di essere sposati dallo Stato. Col matrimonio civile viene approvato anche il divorzio, anche se il divorzio ha molte limitazioni. Il divorzio viene concesso di solito quando lo vuole il marito e non la moglie. Qui arriviamo, diciamo, al punto dolente, molto famoso, punctum dolens del codice napoleonico, l'inferiorità giuridica della donna. Napoleone pensava che la donna fosse inferiore cognitivamente ed emotivamente all'uomo, e questa inferiorità diventa un'inferiorità sancita all'interno delle leggi. La donna nel codice napoleonico è totalmente sottomessa al marito, il marito gestisce i suoi beni, anche l'adulterio, il reato di adulterio esiste quasi esclusivamente per la donna. Quando è il marito a tradire, quasi mai viene condannato, invece l'adulterio della donna viene condannato in maniera molto forte. Non vi sono leggi serie contro la violenza sessuale nei confronti delle donne. Napoleone litigò con alcuni dei legislatori che scrivevano il codice civile che volevano inserire delle pene significative per la violenza sessuale contro le donne. Napoleone rispose che in realtà la donna è sempre consenziente, non si può mai parlare di violenza sessuale, quindi questo aspetto purtroppo è significativo, la donna viene considerata inferiore. Va bene, ci sono tantissime cose nel codice civile, non possiamo parlare di tutte, potete approfondire sul vostro libro oppure altrove. Il codice napoleonico è importante perché è una nuova fonte di diritto che influenzerà moltissimi altri codici civili e penali, non solo perché Napoleone occupa quasi tutta l'Europa e impone il suo codice civile e penale in tutta l'Europa, ma anche dopo la fine di Napoleone il suo codice civile sarà preso a modello dai codici civili e penali, dai codici legislativi di moltissimi paesi. Per esempio anche nel nuovo codice civile del Regno d'Italia negli anni 80 dell'Ottocento, d'accordo? Quindi, e poi verrà applicato sin da subito, non solo in Italia, ma in tutti gli altri stati satelliti, gli stati europei controllati da Napoleone. Il 1804 è l'anno dell'impero. Non sorprese nessuno il fatto che il primo console Napoleone, il console a vita Napoleone, viene proclamato imperatore il 18 maggio, viene proclamato, in realtà si proclama lui stesso, diventa imperatore il 18 maggio 1804. La dizione ufficiale è imperatore dei francesi, per segnare anche simbolicamente uno stacco, una differenza rispetto ai sovrani, agli imperatori considerati nel senso tradizionale del termine. Qualche mese dopo, il 2 dicembre, viene anche organizzata una fastosa, 2 dicembre 1804, incoronazione di Napoleone a Notre Dame, nella cattedrale di Notre Dame. L'incoronazione è rimasta famosa perché il Papa Pio VII sta lì, ma è solo uno spettatore, un prigioniero di Napoleone. Non è il Papa, come di solito succedeva, a incoronare l'imperatore. Tutti lo sanno questo. Napoleone si incorona da solo, prende la corona e la pone lui stesso sulla sua testa e poi la pone anche sulla testa
di sua moglie Giuseppina. Ovviamente questo è un gesto simbolico. Napoleone vuol dire: io non sono un imperatore come gli altri, non sono diventato imperatore per questioni di eredità, perché sono il figlio di un imperatore. Sono diventato imperatore per mio merito, d'accordo? Come tutte le cariche e le funzioni nel nuovo Stato efficiente, non democratico, ma efficiente, razionale che io ho creato, dice Napoleone, tutte le cariche e le funzioni vengono attribuite per merito. Napoleone imperatore apre la strada a una nuova nobiltà, vengono reintrodotti i titoli nobiliari. Ma come? Siamo passati dalla rivoluzione francese a un impero? Allora, che differenza c'è tutti questi anni, tutti questi morti per far andare sul trono con una carica tradizionale dell'impianto feudale un piccolo corso della Corsica al posto di Luigi XVI? Qual è la differenza? Naturalmente Napoleone è un sovrano, un imperatore diverso dagli imperatori che fanno derivare il proprio potere da un sistema ideologico aristocratico feudale. È un imperatore di uno Stato che si considera erede della rivoluzione francese e vuole esportare degli ideali di tipo nuovo rispetto ai consueti sovrani assoluti. Però ognuno può giudicare naturalmente come vuole, può anche pensare che Napoleone imperatore sia un palese tradimento degli ideali della rivoluzione francese. Vengono, attenzione, reintrodotti i titoli nobiliari che però non danno nessun privilegio, perché abbiamo visto tutti sono uguali di fronte alla legge. Il fatto da questo momento in poi i titoli li crea Napoleone, d'accordo? E i titoli non danno comunque nessun privilegio feudale. I titoli nobiliari sono assegnati appunto in base al merito e ai servizi resi allo Stato. Quindi i nuovi nobili nominati da Napoleone sono soprattutto funzionari generali, cioè comunque funzionari dello Stato. Nel 1805 riprende la guerra. Vi ricordate che la Gran Bretagna aveva dichiarato nuovamente guerra alla Francia nel 1803, però la guerra è latente fino al 1805, quando la Gran Bretagna riesce a convincere la Russia, nella persona del nuovo zar Alessandro I, perché lo zar che abbiamo nominato precedente, Paolo I, nel frattempo era stato ucciso in una congiura di palazzo. L'Austria, la Svezia e il Regno di Napoli. Come vedete, questa coalizione non comprende la Prussia. Questo è un vantaggio ovviamente per Napoleone. La Prussia non entra in questa che è la terza coalizione contro la Francia. La prima si era formata quando Napoleone ancora non era al potere durante la rivoluzione francese, la seconda era stata quella di cui abbiamo parlato contro di lui, adesso è la cosiddetta terza coalizione. Ovviamente questi insieme alla Gran Bretagna che già era in guerra. Vale la pena di nominare il primo ministro della Gran Bretagna, il Whig liberale William Pitt il Giovane. William Pitt il Giovane, figlio dell'altrettanto famoso, lo ricordate, William Pitt il Vecchio, il padre che aveva vinto per l'Inghilterra l'importantissima guerra dei 7 anni, molti anni prima. William Pitt il Giovane rimase primo ministro ininterrottamente per molti anni e si confrontò contro Napoleone fino alla sua morte nel 1806. Che cosa combina questa terza coalizione? Ci sono le grandi battaglie, iniziano le grandi battaglie, quelle che restano nella storia, nell'immaginario collettivo. Quando si tratta di una battaglia tradizionale terrestre con degli eserciti ben riconoscibili, Napoleone è imbattibile. Il 19 ottobre sconfigge gli austriaci a
Ulm in Germania, è una sconfitta rovinosa per gli austriaci, però attenzione, la gioia di Napoleone, Ulm, l'Austria che perde, viene rovinata dal fatto che 2 giorni dopo, attenzione, il 21 ottobre, tutta la flotta di Napoleone viene sconfitta, la flotta francese a Trafalgar. Quindi è una conferma che se Napoleone è imbattibile sulla terra, sul mare, la Gran Bretagna è essa imbattibile. Trafalgar, l'ammiraglio che noi abbiamo già nominato, Horatio Nelson, è l'eroe di questa battaglia che distrugge la flotta francese. Distrugge la flotta francese. La Francia, tra l'altro, in questa battaglia era alleata della Spagna, quindi combatte insieme alla Francia anche la Spagna con delle navi spagnole. L'Inghilterra, Gran Bretagna vince a Trafalgar, la flotta francese è distrutta. Orazio Nelson, che già era stato mutilato, ferito in battaglie precedenti, muore durante la battaglia, però riesce a vivere abbastanza a lungo per accorgersi che la battaglia è sicuramente vinta, cioè quando muore sul ponte della nave ammiraglia, muore nel momento in cui gli hanno comunicato che la battaglia ormai è decisa, è vinta. Nelson perde la vita, ovviamente è ancora adesso un eroe della storia inglese. Lo Trafalgar, molti dicono Trafalgar, ma spesso non si sa dove si trovi Trafalgar, dove è avvenuta questa battaglia. Trafalgar è in Spagna, è vicino allo stretto di Gibilterra, d'accordo? Lì avviene questa famosa battaglia navale. Napoleone, che già aveva avuto in passato il proposito di invadere l'Inghilterra, deve rinunciare definitivamente a questo piano, almeno per il momento, ma anche in seguito Napoleone non riuscirà mai ad invadere l'Inghilterra né a contrastare il primato dell'Inghilterra sui mari. Nessuno è riuscito a invadere l'Inghilterra, non ci riesce Napoleone, non c'era riuscito Luigi XIV, non ci riuscirà neppure Hitler. Ad ogni modo, il 2 dicembre Napoleone conclude vittoriosamente la sua campagna terrestre contro Austria e Russia. Se a Ulm avevano perso gli austriaci, nella grande battaglia di Austerlitz, 2 dicembre 1815, Austerlitz, spero di non sbagliare a scrivere, ad Austerlitz perdono molto gravemente sia gli austriaci sia i russi. La battaglia viene chiamata la battaglia di tre imperatori perché sono in campo gli eserciti di tre imperatori. Da una parte la Francia di Napoleone, imperatore, dall'altra gli altri due imperatori, ovviamente, sono Alessandro I, zar di Russia, e Francesco II, imperatore d'Austria, che però poco tempo prima era diventato Francesco I. Vedremo poi perché ha rinunciato alla carica di imperatore di Germania, era rimasto soltanto imperatore d'Austria. Napoleone è il padrone del centro Europa. Già dopo la battaglia precedente di Ulm era entrato trionfalmente a Vienna, aveva preteso che gli fossero consegnate le chiavi della città di Vienna. Adesso il resto dell'esercito austriaco viene eliminato ad Austerlitz e lui quindi è il padrone, diciamo così, è il padrone perlomeno sottomette l'Austria, entra da trionfatore a Vienna.
L'Austria è costretta a una pace umiliante, 26 dicembre 1805, la pace di Presburgo. Presburgo. L'Austria deve cedere molti territori, in particolare alla Baviera e agli altri stati tedeschi che erano invece alleati di Napoleone. Tuttavia, per quello che interessa l'Italia, l'Austria deve cedere il Veneto. Vi ricordate che Napoleone gliel'aveva dato sin dal trattato di Campoformio? Il Veneto e la Dalmazia. L'Austria perde il Veneto e la Dalmazia, attenzione, che vengono uniti al Regno d'Italia. Cos'è il Regno d'Italia? Ricordate la Repubblica Italiana, Emilia, Lombardia? Adesso si uniscono anche il Veneto e la Dalmazia, ma la Repubblica Italiana si è trasformata in Regno d'Italia per un semplice motivo. Nel momento in cui Napoleone, da primo console, diventa imperatore, tutte le repubbliche sorelle, come la Francia, da repubbliche diventano regni. Quindi la Repubblica Cisalpina, che poi era diventata Repubblica Italiana, diventa Regno d'Italia. Lombardia e Emilia si aggiungono anche il Veneto e la Dalmazia, ma anche altre, per esempio la Repubblica Olandese diventa il Regno d'Olanda. E Napoleone, attenzione, adesso vedremo, metterà un re in tutti questi posti. La Repubblica Napoletana diventa il Regno di Napoli. Pensate che la Francia aveva conquistato persino la Svizzera, già da tempo c'era la Repubblica Elvetica, che diventa Regno di Svizzera. Anche la Repubblica Elvetica fu martoriata, saccheggiata e sfruttata dagli eserciti francesi, quindi non è che la Svizzera, paese neutrale, si è salvato da Napoleone, salvata da Napoleone, forse molti pensano così, no, anche la Svizzera è stata risucchiata all'interno del sistema di potere francese. Allora, nel 1806 la Gran Bretagna ci riprova, si forma la quarta coalizione contro Napoleone. Vi ricordate che la Prussia non era entrata in guerra nella terza coalizione? Adesso la Gran Bretagna è l'unica che, vedete, resta sempre in guerra contro Napoleone. Adesso la Gran Bretagna, una volta che si sono ritirati tutti gli altri, in particolare l'Austria, forma una nuova coalizione con la Prussia, la quarta coalizione contro Napoleone. La Gran Bretagna insieme alla Prussia del re Federico Guglielmo III. Le cose finiscono presto. Il 14 ottobre Napoleone vince due battaglie straordinarie, due battaglie concomitanti nello stesso giorno contro la Prussia, le battaglie di Jena e di Auerstadt, per descrivere bene. Due posti in Germania, le battaglie di Jena e la battaglia di Auerstadt, in particolare la battaglia di Jena, fece veramente molto scalpore, il potentissimo esercito prussiano viene distrutto da Napoleone. Dopo essere entrato l'anno prima da trionfatore a Vienna, Napoleone entra da trionfatore anche a Berlino, non solo l'Austria, ma anche la Prussia si arrende e è costretta ad una pace, è costretta all'alleanza con Napoleone, che significa in realtà alla sottomissione di Napoleone, sottomissione a Napoleone. La Gran Bretagna, vedete, non si arrende mai. E perché dovrebbe arrendersi, visto che è padrona dei mari? Napoleone non può sconfiggerla, perché non è in grado di invaderla. E allora Napoleone, il 21 ottobre 1806, istituisce il famosissimo blocco navale contro la Gran Bretagna, che viene chiamato blocco continentale. Perché viene chiamato blocco continentale? Cos'è il blocco navale? Napoleone cerca di prendere la Gran Bretagna per fame, non potendola sconfiggere in campo aperto. La Gran Bretagna è un'isola.
la Gran Bretagna non era autonoma da un punto di vista economico e soprattutto alimentare, non aveva grano, doveva per forza importare grano dall'estero, dalla stessa Francia, oppure soprattutto dai paesi baltici, dal Mar Baltico arrivava il grano in Gran Bretagna. Allora, l'idea di Napoleone, siccome era riuscito a conquistare buona parte dell'Europa, molti altri stati erano suoi alleati, come per esempio la Spagna, è quella di impedire che la Gran Bretagna riceva il grano o qualunque tipo di merci da qualunque porto europeo, cioè significa bloccare. Perché continentale? Perché il blocco non avviene in alto mare come di solito facevano gli inglesi con i loro blocchi. Il blocco avviene in porto, cioè continentale, sulla costa, sul continente. Si tratta di controllare tutti i principali porti d'Europa e impedire che le navi da quei porti partano verso l'Inghilterra. Capite? Il blocco non è intorno all'Inghilterra come una sorta di nel mare, il blocco è sul continente, controllare tutti i porti di paesi sottomessi o alleati che non e debbono esportare più in Inghilterra, soprattutto cereali, ma qualunque altra merce. In questo modo l'economia inglese, pensa Napoleone, fallirà, ci sarà l'inflazione e così via. Lui si comporta in base a una serie di teorie economiche prese dal suo libro di economia preferito, La scienza della legislazione, del grande, del grande illuminista napoletano Gaetano Filangieri. L'Inghilterra, questa cosa continuerà per anni, diventerà una vera ossessione per Napoleone. In realtà il blocco era stato cominciato contro la rivoluzione francese qualche anno prima dall'Inghilterra, ma il blocco dell'Inghilterra è un blocco navale, ripeto, il blocco dell'Inghilterra veniva in mare, nel mare aperto, grazie alla superiorità della marina inglese. Gli inglesi fermavano qualunque nave, si prendevano il diritto di ispezionarla, invece quindi però l'avevano già fatto contro la Francia, l'Inghilterra. Napoleone risponde al blocco navale degli inglesi con un altro blocco, il blocco continentale. Attenzione, Napoleone non riuscirà nel suo intento. È vero che ci saranno degli anni molto duri in Inghilterra, con dei raccolti molto scarsi, ci sarà un'inflazione, ci sarà una crisi economica, ma l'Inghilterra non mollerà mai. L'Inghilterra, nonostante il blocco continentale sempre più asfittico contro di essa, l'Inghilterra non crollerà mai. Prima di tutto, Napoleone non sarà mai in grado di far rispettare completamente il blocco. C'erano paesi non alleati come con Napoleone, come il Portogallo, oppure la Svezia, oppure la Russia, appunto il Mar Baltico, che continuarono tranquillamente a commerciare con la Gran Bretagna. Ci saranno anche paesi alleati, lo vedremo, che tradiranno Napoleone e comunque permetteranno il contrabbando. Ufficialmente c'era il blocco contro gli inglesi, però le merci di contrabbando partivano lo stesso. Poi Napoleone aveva sottovalutato, come era abituato a fare perché ragionava, abbiamo visto, solo in termini europei, aveva sottovalutato la potenza dell'economia extraeuropea della Gran Bretagna. La Gran Bretagna aveva un rapporto privilegiato con gli Stati Uniti d'America. La Gran Bretagna possedeva il Canada, possedeva l'India, aveva le colonie. È vero che la Gran Bretagna andò in urto con gli Stati Uniti d'America e addirittura, molti non lo sanno, tra il 1811 e il 1814 il presidente americano Jefferson porterà gli Stati Uniti d'America in guerra contro la Gran Bretagna perché la Gran Bretagna voleva imporre agli Stati Uniti d'America di non commerciare più con la Francia. Gli Stati Uniti d'America invece volevano commerciare con la Francia e quindi ci fu la guerra tra Stati Uniti d'America e Gran Bretagna che andò tutta a favore della Gran Bretagna che in quegli anni occuparono ampie zone degli Stati Uniti d'America. Quindi vedete, per via del blocco, dei vari blocchi inglese e francese, ci fu persino una guerra tra Gran Bretagna e Stati Uniti che molti non conoscono, una guerra successiva alla guerra di indipendenza americana. E quindi l'Inghilterra comunque non si piegò mai.
1807. Chi resta in guerra oltre alla solita Gran Bretagna? Ovviamente la Russia. Napoleone ha sconfitto l'Austria e Prussia, gli manca la Russia. L'8 febbraio 1807 c'è la battaglia tra Napoleone e Alessandro I, zar di Russia. Si affrontano in un posto della Prussia, della Germania orientale, che si chiama Eylau. Alla fine della battaglia Napoleone è convinto di aver vinto, però in realtà gli storici dicono che l'esito della battaglia è incerto, cioè è come due squadre di calcio che hanno pareggiato, nessuno dei due, Francia o Russia, ha vinto chiaramente questa battaglia. Però Napoleone, che all'inizio ha rischiato di perdere, poi si è salvato proprio a stento in questa battaglia contro l'immenso esercito russo, è convinto di aver vinto perché comunque dopo questa battaglia i russi non sono più in grado di sostenere una guerra con Napoleone e accettano le condizioni di pace che Napoleone offre, d'accordo? Accetteranno le condizioni di pace che Napoleone offre. 7 luglio anche la Russia esce dalla guerra, Napoleone e Alessandro I fanno l'accordo di Tilsit. Pensate, l'accordo viene siglato personalmente da Napoleone e Alessandro III su una zattera all'interno che nel fiume Niemen. Pensate, loro due su una zattera per non farsi sentire da nessun altro. Pericoloso, uno dei due avrebbe potuto gettare l'altro nel fiume. E quindi la pace di Tilsit. Napoleone e Alessandro I si dividono le rispettive zone di influenza in Europa. In realtà, se andiamo a vedere i dettagli di questa pace, che sarebbero troppo complicati, non possiamo spiegare qui, la pace è nettamente favorevole a Napoleone. Infatti, molti russi criticheranno lo zar Alessandro I per aver fatto questa pace troppo favorevole a Napoleone. Napoleone poi promise alla Russia delle cose che non poteva fare, che comunque non diede, e quindi poi la Russia, vedremo, ben presto ritornerà in guerra. Comunque per adesso Napoleone si assicura l'alleanza anche della Russia e anche la Russia aderisce al blocco continentale. Non manderà più merci in Inghilterra. La zona del Baltico è essenziale, siccome la Svezia continuava a commerciare tranquillamente con la Gran Bretagna. Nella pace di Tilsit Napoleone ottiene anche l'impegno da parte dello zar di Russia di muovere guerra alla Svezia attraverso la Finlandia, che all'epoca apparteneva alla Russia. Novembre 1807 Napoleone fa il suo primo grosso passo falso. Napoleone è ossessionato dal fatto del blocco continentale. Tutta la strategia di questi anni è proprio finalizzata esclusivamente a potenziare il blocco contro l'Inghilterra, sperando che l'Inghilterra muoia di fame. Un altro paese che non rispettava il blocco era il Portogallo. Dal porto di Lisbona partiva ogni tipo di merci, compresi i cereali, per la Gran Bretagna. Portogallo e Gran Bretagna sono state alleate per secoli, lo erano già. Quindi Napoleone che fa? Invade anche il Portogallo. Attraverso la Spagna, che all'epoca era sua alleata, Napoleone attacca il Portogallo e, nonostante l'intervento degli inglesi a fuori del Portogallo, riesce a occupare il porto di Lisbona, d'accordo? Il porto di Lisbona. Il problema verrà dopo e lo vediamo dopo. Adesso ci fermiamo per una piccola parentesi, comunque siamo arrivati alla fine della quarta coalizione, siamo nel 1807, siamo nel 1808, facciamo un po' il punto sulla sistemazione dell'Europa napoleonica nel 1707 e 1708, perché i confini degli stati in Italia e altrove, abbiamo visto, cambiano continuamente ogni volta che c'è una nuova guerra.
negli anni delle campagne napoleoniche, e vedremo poi anche un altro aspetto che si sta affermando in Europa e che causerà la sconfitta di Napoleone, un concetto su cui bisogna soffermarci. Lo vedremo alla prossima lezione.